Bentornati a tutti sul mio canale, un'altra puntata dedicata ai giochi da tavolo. Oggi vediamo un altro classico, Risico, ma la versione zombie. Quindi anche Risico è un altro di quei giochi che dovrebbero conoscere tutti. La particolarità del zombie è che oltre ad avere avversari con altri territori da conquistare e altri carri armatini, ogni territorio nel mondo, cioè 20 all'inizio, saranno anche infettati dai zombie. Quindi con una loro serie di carri armatini con una colorazione particolare, ma la caratteristica è che ogni turno si può combattere contro gli zombie oltre che contro i nostri avversari, ma se si perde contro gli zombie verranno infettate tutte le terre circostanti a quella zona. Quindi bisogna fare molta attenzione, rende tutto molto più divertente, ma l'effetto contagio può essere veramente devastante. Non mi resta altro che, dopo essermi fatto un bel vaccino, aprire la scatola e vedere con voi il contenuto. Istruzioni, regolamento, molto dettagliato, in italiano, anche qui non è lunghissimo, Risico non so se ci abbiate mai giocato tutti, ma anche chi ci ha giocato in questa versione zombie secondo me lo rende un po' più divertente, perché oltre ai vostri avversari avrete anche da combattere contro gli zombie, quindi consiglio di iniziare subito a combattere con la modalità zombie. La modalità time attack sì, per rendere magari le partite un po' meno lunghe, non 4 o 5 ore, e ci si può arrivare tranquillamente. Nel senso, si decide un orario, si dice 2 ore, a 2 ore si finisce la partita, si conta il punteggio, è facilissimo perché ogni territorio ha un numero sopra, si sommano i territori posseduti in quel momento e vince ovviamente chi ha più punti. Quindi anche questa modalità la consiglio, perché poi dopo 4 ore magari prima di giocarci storcerete un po' il naso. Si può giocare da 3 a 5 giocatori. Altra caratteristica carina, che chi perde non è che smette di giocare, ma inizia a giocare per gli zombie, se no è quello alla vostra destra. La prima cosa che, anzi no, la vedremo per ultima, quello che andiamo a vedere adesso sono le carte. Come vedete molto carine, mi piace tanto questa grafica zombie, un po' giallognola. Qui ci sono le carte obiettivo, ovviamente all'inizio ognuno avrà un obiettivo, non solo conquistare gli altri, delle zone particolari, e poi ogni stato ha la sua carta con il disegnino esemplificativo. Queste sono le carte territori e ogni giocatore ne pesca un tot in base a quanti si è a giocare. Poi immancabili ovviamente i carri armatini, sono quelli verdi, quelli gialli, quelli rossi che sono i miei preferiti, quelli neri, quelli blu e, come già annunciato, quelli zombie che sono un marroncino di due colori, un po' carne morta per rappresentare gli zombie. Ora andiamo a vedere anche l'immancabile base di gioco. Ne mostro una parte e come vedete non cambia tanto rispetto al solito Risico, se non un po' la grafica e qui in basso le varie caratteristiche. Che dire, ovviamente l'ho comprato in offerta, quindi controllate sempre su Amazon le offerte, io vi metto il link qui sotto. Se vi piace l'idea dei giochi di ruolo, anzi di società, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima sfida.